Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale, da un po' che non ci vediamo, sono di nuovo qui con Riccardo, che avete visto nell'ultimo video pubblicato, perché abbiamo fatto delle altre belle cosine insieme, questa volta grazie a una collaborazione con l'Homography, che ci ha dato la possibilità di testare una sua pellicola, nello specifico l'Omicron Purple, e una lente particolare, ovvero il loro Daguerreotype Achromat. Daguerreotype che in realtà ha anche dei numeri nel nome, tipo è 64 mm credo, Sì, un 64 mm. non abbiamo il foglio sotto, 2.8, 2.9. ok. E dunque, il daguerreotype è una lente molto particolare. Vi facciamo vedere qua in sovraimpressione qualche immagine per vedere a Perché livello siamo dei estetico. babbi, specifica siamo dei babbi e non ce lo siamo tenuto per far vedere dei b-roll, delle robe, potevamo Perché- fare una cosa carina invece no. No, perché purtroppo abbiamo aspettato un pochino per avere gli sviluppi e quindi nel frattempo abbiamo restituito, diciamo, la lente. Sì. Dunque, Senza ovviamente pensare a farlo prima. esatto, no? senza, vabbè, ognuno fa quel Bella. che può. E dunque, allora, è stata una giornata impegnativa quella che abbiamo fatto perché abbiamo voluto mettere insieme l'utilizzo appunto della pellicola l'Omicron Purple insieme all'utilizzo del daguerreotype. Che abbiamo provato ovviamente su tutto. Abbiamo provato sia a livello foto che a livello video, sia pellicola che in digitale, per avere una panoramica più completa possibile. E abbiamo fatto anche un backup su pellicola con la loro Color Negative 400. Esatto, Quindi in perché, realtà esatto, perché loro volevamo nella testa. essere tranquilli di portare a casa il Comunque risultato. qualcosa. E cosa abbiamo fatto? Dunque, partiamo dal dire che questo daguerreotype è una lente che ha un diaframma, diciamo così, manuale, come lo diciamo? Tutti i diaframmi sono manuali, credo. Il Eh, diaframma mm, mm, inserimento, a diaframma inserimento, strano. esatto, nel senso che praticamente sul corpo della lente c'è una piccola fessura all'interno della quale si inserisce manualmente, Una card tipo. sì, esatto, tipo una schedina con le varie aperture del diaframma. Tipo un sagomatore. Tipo un Esatto. sagomatore E che ti tra fa il l'altro- bokeh in modo anche particolare con alcuni effetti. Esatto, interessante questa cosa, ci sono una serie di diaframmi, diciamo, circolari standard, Con e le nello con le specifico aperture. F29, F4, F5.6, F8, F11, F16, e poi invece abbiamo una serie di diaframmini particolari, quindi Tipo ad esempio... con il sole, le Esatto, stelline. perché insomma. chiaramente se uno lavorasse con soprattutto magari delle luci nel background avrebbe questo effetto di bokeh abbastanza interessante. In realtà ce l'abbiamo avuto con la luce naturale fuori, magari dopo si Sì, fa un vedere. pochino si vede, chiaramente sarebbe stato molto più enfatizzato Sì. con delle luci magari scattando in notturna, si sarebbe visto, con dei riflessi si sarebbe visto in maniera importante. Sì, è comunque una lente ispirata alle primissime lenti in realtà, sui Esatto. daguerrotipi, come si scattava Esatto, e infatti è una cosa di cui l'Omicron, diciamo, l'Homography. l'Homography, scusate, di cui l'Homography parla con attenzione proprio nella presentazione della lente, quindi vi mettiamo qui il link della pagina di presentazione di questa lente in modo che possiate vedere un pochino le caratteristiche tecniche e anche l'estetica che è molto bella, obiettivamente molto particolare. Sì, no? E da qualche parte ci metteremo anche un articolo che parla di questa cosa sull'Homography Magazine, l'Homography Italia Magazine. Lo Esatto, metteremo quindi da dopo qualche troverete parte. anche questo da qualche parte Gli in youtuber di solito descrizione. indicano. Comunque so dove lo metteremo in metterai. descrizione il link all'articolo che uscirà in merito. E dunque, quindi importante il fatto che volendo utilizzare questa pellicola particolare in combo con il daguerreotype, diciamo è una pellicola che va studiata con attenzione. Perché è una Shifta. pellicola che shifta i colori in maniera molto rilevante. È un po' ispirata agli Aerochrome, come si chiamavano? Gli Aerochrome Per l'infrarosso. infrared di Kodak. Penso che l'ultimo che abbiamo fatto sarà stato inizio anni 2000, insomma, quindi Sì. non esisteva più, che shiftava tutti i vari colori sull'infrarosso. Questa cosa non viene fatta da questa pellicola Sì. perché di fatto è comunque calibrata sulla luce visibile, però comunque shifta tutti i vari colori, ad esempio il blu diventa più ciano, il giallo diventa un più magenta, il magentino. verde. Allora, è importante questa cosa, secondo me, da chiarire. Noi questo set l'abbiamo pensato apposta per scattare con questa pellicola. Nel senso che se uno prende questa pellicola e va a caso a scattare, sì, magari a fortuna gli esce una cosa figa, ma noi abbiamo voluto proprio scegliere i colori di quello che andavamo a scattare in modo da avere
una buona, come si dice, una buona visione di come andava effettivamente poi a shiftare i colori. Diciamo che abbiamo provato a predire una cosa. Esatto, abbiamo provato a dire, ok, sappiamo che appunto da quello che abbiamo capito e anche che abbiamo visto scattando, gli arancioni e i gialli, quindi con gialli intendo anche i gialli secondo Photoshop, cioè nel senso io vedo che magari l'erba quando è chiara, Photoshop l'ha indecisa come giallo, non l'ha indecisa come verde, e in quel caso lo shift è verso il magenta, pink, magenta. Quando invece abbiamo dei verdi, più verdi, non troppo scuri, li shifta verso il viola. E invece abbiamo appunto che i rossi e gli azzurri, diciamo così, li tiene un pochino più fedeli. I rossi diventano in certi casi un po' più rossicci, in altri casi un po' più marroni, e invece i blu diventano un pochino più ciano, diciamo, più un teal and orange come estetica, ecco, diciamo così, di azzurri. E poi, vabbè, se tu vai a vedere proprio una roba purple, vai a fotografare una roba purple, in realtà da test precedenti che avevo fatto diventa bianco. Sì, diciamo che non è una cosa semplice rendersi conto di cosa uscirà quando scatti con questa pellicola, ok? È una cosa che va proprio pensata con molta calma. Inoltre è esponibile perché è un ISO abbastanza variabile da 100 a 400. Per quello che ho provato io a 100, vabbè, oltre chiaramente ad essere un po' meno sensibile, l'effetto è un po' più tenue. Sì, man mano che alziamo diventa un po' più carico. Noi abbiamo esposto il 3400 in realtà, Esatto. Perché già che ci siamo facciamolo Sì, bene. esatto. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di suddividere la giornata di scatti in due parti, una parte in studio e una parte in esterna. Questo perché volevamo anche vedere qual era la risposta a luce artificiale di questa pellicola, oltre che a luce naturale. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato con questa modella, Nora, e la nostra truccatrice Cristina, e abbiamo quindi strutturato una prima parte in studio suddivisa in due parti. Una fatta a luce continua con degli effetti di ombre particolari. Abbiamo fatto con un sagomatore e attaccando delle foglie a uno stativo. Esatto, anche lì, vabbè, insomma, cose un po' Se complesse. c'è il backstage di questa cosa, mettilo perché sì, è meraviglioso. Bello, tentativo di creare Fallito. una specie di simil foresta con N foglie, diciamo no. Non ha funzionato. Ecco, va bene, però il risultato finale secondo me è venuto molto bene. Sì. In questo caso, secondo me, l'effetto che abbiamo ottenuto a livello di cromia da parte del purple è molto poco visibile perché ha shiftato pochissimo obiettivamente. Sì, no, è vero, assolutamente. Forse questo è l'unico set che io effettivamente preferisco con la Color Negative 400. Sì. E considerate che, ecco, fortunatamente questa pellicola è pensata in modo che l'incarnato non subisca un eccessivo stravolgimento. Probabilmente se si va su pelli più scure va ancora di più un attimino esatto, invece qua vedete che bene o male il tono della pelle è abbastanza realistico. Anzi, una cosa che mi è sembrata strana per quanto riguarda me, adesso io non so se ti sei trovata così anche tu, queste foto qua, questo primo set mi è sembrato un po' sottoesposto il mio. Sì. Anche se abbiamo tenuto l'esposizione uguale sempre su tutto, sia digitale che con quell'altra. Sì. E quindi È vero. No, in realtà effettivamente noi abbiamo impostato le macchine a pellicola chiaramente basandoci su quella che era, visto che era un'esposizione un po' complessa da valutare, sì. Cioè nel senso luci e ombre importanti, quindi chiaramente abbiamo detto esponiamo in digitale per avere un'indicazione più precisa possibile ed effettivamente sono un pochino sottoesposte probabilmente per i nostri standard. Dopodiché questo l'abbiamo fatto a luce continua. Forse perché questa pellicola non ha un dynamic range esagerato come le Color Negative o altre pellicole. Forse sì. E anche qua abbiamo già iniziato a provare a testare il daguerreotype. E dunque il daguerreotype appunto lì per lì abbiamo una volta selezionato quello che era il diaframma che avevamo chiaramente per avere un'esposizione decente abbiamo utilizzato il diaframma corrispondente e quindi l'abbiamo inserito e quindi è una lente che si può montare, noi abbiamo entrambi i corpi macchina Nikon, quindi è una lente che si può montare tranquillamente su qualsiasi cosa con attacco Nikon F. Esatto, nello specifico noi non abbiamo avuto problemi sia su camere analogiche che su reflex. In realtà l'abbiamo montato anche su questa. È vero. Quindi basta avere un adattatorino tipo questo qua. Monti tutte le lenti Nikon. Molto versatile, obiettivamente, molto versatile. E il problema appunto è che è un po' più complesso da utilizzare, nel senso che i fuochi sono difficili. Sì, è vero, quello assolutamente. Non c'è l'autofocus. Certamente. Che tu in realtà non ce l'hai neanche sull'analogica, ma io sì. Esatto. Quindi è un po' stato traumatico, però no, in realtà
l'effetto che dà, secondo me, in queste foto, ma in realtà in tutte le foto, è quello innanzitutto sicuramente di essere poco sharp, nel senso Sì. non è una lente particolarmente adatta se devi fare dei tagli Certo. di cose, ovviamente. Però se invece cerchi una cosa un po' più estetica, a me piace molto. È come avere su un Promist molto spinto sempre. Diciamo che potrebbe essere considerato un'ottima lente da ritratto, secondo me i Sì, ritrattisti molto potrebbero morbida. apprezzarla sicuramente. Ma anche da cose creative in realtà. Diciamo che non è una lente tecnica, Esatto, sì, non è, esatto, certo, non è sicuramente una lente per fare roba non è un Sigma Art, super, insomma. esatto, super definita sicuramente. E poi vedete che abbiamo fatto qualche gioco anche con questo filtro. Strano, sì. Esatto, che è un filtro che io ho in casa da secoli, che ha questo effetto di sdoppiare, no, quintuplicare l'immagine, e l'abbiamo giochicchiato un po' qua e là. E vedete che appunto abbiamo avuto qualche piccolo problema di esposizione, cioè probabilmente quello stop in più ci stava tutto. Sì. E questo Tornando per quanto indietro sì, ci scattava stava, uno stop sì. in più. E in questo caso, quindi questo primo set, diciamo, è stato abbastanza complesso per una questione di gestione della luce, perché fare mettere la modella nel punto corretto per avere le lame di luce nel punto giusto del viso, ovviamente, insomma, bisogna un attimino starci dietro ed è il motivo per cui abbiamo lavorato a luce continua, per poter vedere direttamente come Sì. l'ombra si proiettava sul viso della modella. Dopodiché abbiamo completamente stravolto la faccenda e abbiamo fatto un set invece, diciamo, di Flash. impronta molto più beauty, in questo caso abbiamo lavorato con dei flash. Per me era la prima volta. Esatto, Riccardo è stato iniziato a Sì, questa... la fotografia col flash. Io faccio Esatto. video, specifichiamo questa cosa, i flash non esistono Non da esistono, noi. e dunque invece per me sono chiaramente il pane quotidiano. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo impostato una luce abbastanza easy da beauty e vi facciamo vedere prima quelle che sono, diciamo, l'effetto di colore giusto, diciamo così, quindi quello che era il set effettivo, che vedete che aveva questo background blu e questo piano arancione con sopra una serie di frutti. Serie di frutti e abbigliamento della modella scelti ad hoc perché chiaramente Con quello la, che... con la pellicola. Esatto. Pellicola purple. Esatto, con la pellicola purple quello che poi andavamo a ottenere era uno shift abbastanza importante, quindi vedete che il fondo blu è diventato un bel verde in questo caso, Un po' smeraldino, sì, un po' bello. smeraldo, i gialli sono diventati dei magenta molto carichi, e i verdi sono diventati dei viola, vedete la mela nell'inquadratura, e quindi noi appunto abbiamo scelto lì per lì tutti i frutti che avessero un'idea, cioè si capisse che tipo di frutti erano e che quindi ovviamente dessero un impatto importante quando venivano resi di colore diverso, tipo anche la banana. Chiaramente tutti sanno che è un oggetto che di base è giallo e quindi in questo caso quando te lo trovi che è di colore completamente diverso, diciamo che l'effetto Sì. secondo me è molto interessante. Forse è il set più figo di Sì, tutta questa roba sì. qua. Questo è Sicuramente molto figo, sì. con l'Omicron Purple è quello che diciamo rende più figo Sì. lo shift della pellicola. Sì, perché ovviamente abbiamo scelto tutti i colori ad hoc per avere esattamente questo effetto. Mhm. Quindi vediamo che l'incarnato è un pochino smortino probabilmente. In realtà quindi secondo me questo è veramente uscito figo e in realtà ci piace anche nella versione originale, cioè anche la versione originale a livello di colori comunque è abbastanza corretto perché chiaramente siamo su dei complementari, quindi insomma Sì. bene o male insomma cadevamo in piedi. E qua abbiamo fatto anche qui un po' di test con il daguerreotype e nello specifico vi faccio vedere la differenza tra uno scatto fatto col daguerreotype a F11 e uno scatto invece fatto con un Sigma 105, sempre F11, e in realtà vedete che la differenza a questa chiusura quantomeno non è che sia poi così rilevante, nel senso ovviamente è un po' più morbido, ma non abbiamo questa oddio, cioè cosa sta succedendo, cioè quello è, cioè insomma è una lente che scatta a chiusura normale, ecco, diciamo così. Sicuramente è una lente interessante dal punto di vista video. Nel momento in cui hai un peaking tipo sulla pocket è molto più comodo tenere il fuoco, è molto più easy. Diciamo che la difficoltà di questa lente sul lato video nasce nel momento in cui giri a mano su una camera come questa che non è stabilizzata a livello di sensore. Una lente tipo un 64 mm diventa un po' traballina, nel senso Sì. per quanto tu possa essere bravo. Quindi diciamo che è una lente che io tendenzialmente terrei o su cavalletto preferibilmente oppure su gimbal piuttosto.
Oppure Sì. ancora può funzionare bene sicuramente con una macchina tipo la GH5 o la GH6 che ha una buona stabilizzazione a livello di sensore, Sì. perché comunque essendo una lente ispirata, diciamo, alle prime lenti dell'Ottocento, non è che pensassero molto a livello di Sì, stabilizzazione. Ecco. diciamo che ecco, è sicuramente una lente da studiare, ecco, cioè non penso che sia una buona idea usarla così a boia, cioè una lente che va un pochino ragionata, allo stesso modo direi di questa Lomochrome Purple, cioè sono cose che non sono da Vanno tutti i pensate. giorni, cioè la devi scegliere con in testa cosa ci vuoi fare e la scegli perché sai che ottieni un risultato preciso. Questo quindi per quanto riguarda la parte che abbiamo fatto in studio. Dopodiché siamo andati a scattare in esterna perché chiaramente, avendo questo shift di colori di cui abbiamo parlato, scattare in esterna su erba o cose del genere poteva diventare una cosa insomma interessante. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un primo set davanti a una cosa molto basic, in realtà quindi una specie di insomma non so come dire, piante, diciamo, una Ci hanno mezzo magnolia. cacciato, Sì, abbiamo ovviamente litigato con mezzo mondo, eravamo dentro l'orto botanico dell'università, ovviamente ci hanno trovato storie dappertutto, ma va bene. E vedete che in questo caso la Lomochrome Purple dà uno shift che è abbastanza importante, ma non lo definirei in questo caso particolarmente gradevole, nel senso che vedete che quelle dietro che sono agave, insomma, piante grasse, in qualche punto hanno un leggero colorino violaceo, ma comunque mantiene il verde. mantiene comunque il verde, quindi è una cosa che secondo me funziona bene sui verdi chiari, i verdi giallastri, diciamo così, i verdi che hanno dentro della componente ciano, mi sembra che risultino molto meno cambiati. A me però tutto sommato, cioè nel senso sicuramente questa cosa, però tutto sommato a me come è uscita la foto nel suo complesso non mi dispiace in realtà. Sì, no, che l'effetto sia- è carino. Lei è molto fantasma in questo caso, cioè lei Sì. è un po' cianotica. E vedete che addosso aveva, vi faremo vedere Una anche specie di ovviamente, salopette. sì, aveva una salopette, quindi un color jeans, quello che qui vedete che diventa questa specie di, Verde. sì, verdastro, diciamo così. E sopra aveva una magliettina lilla violacea. Di interessante qua secondo me in realtà è la lente daguerreotype per quanto riguarda il bokeh della luce che passa tra le foglie, Sì, è o vero, è ad vero. esempio io adesso magari lo metterò nello zoom, non so come farai, i riflessini degli pseudo occhiali che indossava nel momento in cui metti uno di quei bokeh creativi dentro la lente diventano diciamo creativi anch'essi, Sì, ed è certo. molto carina come cosa. Sì, questo è molto carino. Effettivamente forse in queste qua in esterna abbiamo diciamo la visione migliore di quello che effettivamente è Il l'effetto daguerreotype. di questa lente. Dopodiché, dopo aver fatto questa parte, quindi diciamo più di ritrattistica, abbiamo fatto un ultimo set invece molto più strong, molto più fashion, in cui avevamo, sempre in esterna e sempre in zona diciamo così boschiva, e in cui abbiamo ottenuto secondo me un colore abbastanza importante per quanto riguarda il purple. Vedete che il fogliame è diventato effettivamente viola, l'erba pure diciamo un viola scuro, ecco. Mi sarei aspettata, forse era erba molto scura, adesso non me lo ricordo, però Non lo se so, fosse però stata, sì, anch'io. se fosse stata più chiara avremmo ottenuto un risultato più vicino al rosa, che in realtà era quello che io avevo inizialmente immaginato, invece Forse abbiamo sbagliato a esporlo. no, come è possibile? Era corretto. No, è perché eravamo all'ombra, probabilmente Col sole, col dici? sole, il sole comunque evidentemente un pochino, mi viene da dire che scalda. Vedi anche qua sulle foglie che erano colpite dal sole, Sì, comunque. era un pochino più tirato, ecco. E poi per esempio qua tenete presente che, ecco, non ho ottenuto quello che pensavo perché lei aveva addosso un body arancione e io mi aspettavo che mi uscisse un body magenta e invece vedete che qua è rimasto tendenzialmente arancione. Sì, Quindi è un po' difficile dare una definizione precisa di esattamente come shifta, è un po' è un po' complesso. sì, è un po' forse che non l'abbiamo capito, mi viene quasi da dire. Va studiato, ecco. Sì. E poi ecco, per esempio, la ragazza, vedete che dentro i calzettoni ha infilati dei fiori. I fiori in realtà erano viola con lo stelo verde. Sì. Quindi vedete che lui ci ha esattamente invertito il colore, quindi abbiamo il fiore che è diventato con la corolla verde e lo stelo che è diventato viola come Sì. il resto del fogliame.
Però in realtà Che in realtà è secondo me figo, è eh. molto figo. Cioè questo era ovviamente stato pensato ad hoc, anche se i fiori li abbiamo rubati in un giardino, perché siamo sempre... In più giardini. In più giardini abbiamo così, va bene. Qua sulle digitali prese dal basso Nora c'è un interessante bokeh dato dalla lente appunto daguerreotype che passa tra le foglie e diciamo va un po' più a definire quello che sono le particolarità della lente. Diciamo che sono quelle dove si vede di più che stiamo utilizzando un bokeh creativo un po' diverso. Sì, considerate che appunto quello che abbiamo fatto è stato cercare di usarla appunto in contesti vari. È chiaro che non è una lente da usare in fretta, cioè nel senso devi avere Sì. il tempo di metterti lì, di pensare un attimo. Forse serviva più tempo. Serviva più tempo, noi abbiamo condensato in un pomeriggio praticamente tutte queste cose che ovviamente insomma... Sono anche per i tempi di trucco, perché comunque lei aveva sempre un trucco diverso, Esatto, quindi esatto. Ci abbiamo messo un pochino e il set, i 2 set in studio ci hanno portato via parecchio tempo, quindi sulla parte in esterna eravamo un pochino tirati. sì. Però insomma penso che alla fine questo risultato sia... Cioè abbiamo sicuramente fatto uno stress test importante Alla lente e sia alle della pellicole. lente che di questa pellicola. Penso che non so quanta... insomma anche online avevo cercato e non avevo trovato tantissimi esempi su soggetti e nell'ambito moda beauty avevo trovato poco, avevo trovato paesaggi, magari cose un po' più urbane, però insomma speriamo di avere dato una visione nuova dell'Omicron Purple. Sì, non ho visto molte foto in studio, quindi Esatto. diciamo che se dovessi tornare in quella situazione e fare anche una parte video più sostanziosa, perché ho fatto proprio 2 minuti di backstage sull'esterno perché non avevamo veramente tempo, stava calando il sole, diciamo che mi sarebbe piaciuto dare magari un look un po' più sognante alla cosa, delle carrellate lentine con i diaframmi dietro che creano comunque un pattern interessante tra le foglie, non so, diciamo che dal punto di vista video è quella lente che magari non usi tutti i giorni, magari non va bene per ogni situazione, non è sicuramente una lente tuttofare, però nel momento in cui devi fare qualcosa di un po' dreamy, un po' sognante, è quella Ci che ti sta, svolta, sì. perché è un effetto che non ottieni con i filtri, che non Certo, ottieni con niente, è insomma. vero, sicuramente particolarissimo, sicuramente. Quindi insomma direi che questo è il nostro test, pomeriggio di test di questi due oggetti combinati, quindi niente, grazie mille all'Homography per la possibilità. E se volete approfondire appunto metteremo qua in descrizione anche l'articolo relativo a questo test. E magari anche l'Homography Store da qualche parte. Esatto, così se volete approfondire sia per le pellicole che per lenti potete andare a vedere, hanno un sacco di prodotti chiaramente, alcuni molto divertenti di cui uno di questi ve ne parlerò a breve e quindi niente, ci siamo divertiti un sacco, speriamo che vi sia piaciuto il nostro risultato e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!